Ciao a tutti, benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi ho una storia molto interessante da condividere con voi. Lucas, sembri così felice oggi. Cosa ti è successo? Ciao Mia, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, sono davvero felice perché ho iniziato una nuova abitudine che ha cambiato la mia vita. Ho deciso di camminare ogni giorno e non sapevo che sarebbe stato così speciale. Davvero? Raccontami tutto. Quando hai iniziato questa abitudine? E ascoltatori, voi camminate ogni giorno? Scrivetelo nei commenti. Ho iniziato 3 settimane fa. Sai, Mia, vivevo a Milano da 2 anni, ma non conoscevo veramente la città. Passavo le giornate in ufficio, tornavo a casa stanco e guardavo la televisione. La mia vita era monotona. Capisco perfettamente, Lucas. Molte persone vivono così. Ma cosa ti ha fatto decidere di cambiare? C'è stato un momento particolare? Sì, c'è stato un momento preciso. Una domenica mattina ho guardato dalla finestra e ho visto una signora anziana che camminava nel parco vicino a casa mia. Aveva forse 80 anni, ma camminava con energia e sorrideva. Ho pensato, se lei può farlo a 80 anni, io a 30 anni devo assolutamente farlo. Che bella ispirazione! Quindi hai deciso di uscire subito. Esattamente. Ho messo le scarpe da ginnastica e sono uscito. All'inizio volevo solo fare una piccola passeggiata di 10 minuti, ma è successo qualcosa di magico. Cosa è successo? Ascoltatori, secondo voi cosa ha scoperto Lucas durante la sua prima camminata? Pensateci e continuate ad ascoltare. Ho scoperto un mondo completamente nuovo. Dopo 5 minuti ho visto una piccola piazza che non avevo mai notato prima. C'era una fontana bellissima, con dei bambini che giocavano. Poi ho visto un bar con un profumo incredibile di cornetti freschi. Oh, i cornetti italiani al mattino sono irresistibili. Li hai comprati? Sì, sono entrato nel bar e ho ordinato un cornetto e un cappuccino. Il barista era molto gentile e abbiamo chiacchierato un po'. Mi ha detto che quello era il miglior bar del quartiere e aveva ragione. Il cornetto era delizioso. Che esperienza meravigliosa! E questa è stata solo la prima camminata? Sì, solo la prima. Dopo quella mattina ho deciso di camminare ogni giorno. Il lunedì sono andato in una direzione diversa e ho trovato un mercato di frutta e verdura fresca. Il martedì ho scoperto una libreria antica con libri vecchissimi. Lucas, questo è fantastico! Vivere in una città e non conoscerla è come avere un tesoro in casa e non aprirlo mai. Ascoltatori, quanti di voi conoscono veramente la città dove vivono? Pensateci. Hai ragione, Mia. E sai cosa ho notato? Camminando ogni giorno ho iniziato a sentirmi meglio fisicamente. Prima ero sempre stanco, ma ora ho più energia. Dormo meglio la notte. Questo è molto importante. L'esercizio fisico aiuta moltissimo. Ma dimmi, cammini sempre da solo o qualche volta hai compagnia? All'inizio camminavo sempre da solo, ma dopo una settimana è successa una cosa interessante. C'era un signore che vedevo ogni mattina nello stesso parco. Lui portava il suo cane, un bellissimo Golden Retriever. Un giorno mi ha salutato e abbiamo iniziato a parlare. Che bello! Quindi hai fatto anche nuove amicizie? Sì, si chiama Roberto, ha 60 anni ed è in pensione. Ora camminiamo insieme 3 volte alla settimana. Lui mi racconta storie della sua gioventù a Milano e io gli racconto della mia vita. È diventato un buon amico. Questa è una delle cose più belle di camminare. Si incontrano persone nuove. Ascoltatori, avete mai fatto amicizia durante una passeggiata?
Scrivetelo nei commenti, vogliamo sapere le vostre storie. E non è tutto, Mia! La settimana scorsa, mentre camminavo, ho visto un annuncio su un muro. C'era un corso di fotografia gratuito nel quartiere. Mi sono iscritto e ora sto imparando a fotografare. Se non avessi camminato, non avrei mai visto quell'annuncio. Incredibile! Quindi camminare ti ha aperto nuove opportunità. Ma Lucas, dimmi la verità, ci sono stati giorni difficili, giorni in cui non volevi uscire. Oh sì, certamente. Ci sono stati giorni di pioggia, giorni freddi, giorni in cui ero molto stanco. Ma ho scoperto un segreto. I primi 5 minuti sono i più difficili. Dopo, quando inizio a camminare, mi sento sempre meglio. Questo è un ottimo consiglio. I primi minuti sono sempre i più difficili per ogni cosa nuova. Ma tu come hai fatto nei giorni di pioggia? Nei giorni di pioggia ho comprato un ombrello e una giacca impermeabile. All'inizio pensavo che sarebbe stato terribile, ma camminare sotto la pioggia è bellissimo. La città ha un aspetto completamente diverso. Le strade bagnate riflettono le luci. Tutto è più silenzioso. Che poetico, Lucas! Ascoltatori, a voi piace camminare quando piove? Io adoro il suono della pioggia. E sai cosa mi piace di più, Mia? Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo. Ieri ho trovato un piccolo giardino segreto dietro una chiesa. C'erano fiori stupendi e panchine tranquille. Era come trovare un piccolo paradiso nel centro della città. Milano è piena di posti così. Ma dimmi, quanto tempo cammini ogni giorno? All'inizio camminavo solo 15 o 20 minuti. Ora cammino circa 45 minuti ogni mattina. Alcune volte nel weekend cammino anche un'ora o più. Dipende da come mi sento. 45 minuti è perfetto. I medici dicono che 30 minuti di camminata al giorno sono sufficienti per stare in salute. Tu ne fai anche di più. Sì, e la cosa più bella è che non sembra esercizio fisico. Non vado in palestra, non corro, non faccio niente di faticoso. Semplicemente cammino e esploro. È rilassante e divertente allo stesso tempo. Questa è la chiave, Lucas. Quando un'attività è piacevole, è facile farla ogni giorno. Ascoltatori, cosa fate voi per stare in forma? La camminata, lo sport, lo yoga? Ditecelo nei commenti. Mia, posso dare alcuni consigli a chi vuole iniziare a camminare ogni giorno? Certo, i nostri ascoltatori saranno felicissimi di avere i tuoi consigli. Dimmi tutto. Primo consiglio. Iniziate con passeggiate brevi. Non provate a camminare un'ora il primo giorno. Cominciate con 10 o 15 minuti. È importante creare l'abitudine prima di aumentare il tempo. Ottimo consiglio. L'abitudine è più importante della durata. Meglio camminare 10 minuti ogni giorno che un'ora solo una volta alla settimana. Esattamente. Secondo consiglio, scegliete un orario fisso. Io cammino sempre alle 7 del mattino, prima di fare colazione. Così diventa parte della mia routine quotidiana, come lavarsi i denti. Questo è molto importante. Quando un'attività ha un orario fisso è più facile ricordarla. Lucas, qual è il terzo consiglio? Terzo consiglio. Cambiate percorso spesso. Non fate sempre la stessa strada. Esplorate nuove vie, nuovi quartieri, così ogni camminata è un'avventura. Adoro questo consiglio. La varietà rende tutto più interessante. Ascoltatori, se decidete di iniziare a camminare, quale quartiere della vostra città volete esplorare per primo? Quarto consiglio. Portate il telefono, ma non guardate sempre lo schermo. Usatelo solo per emergenze o per scattare foto di cose belle che vedete. La camminata è il momento per osservare il mondo reale, non quello digitale. Questo è fondamentale. Oggi tutti guardiamo troppo il telefono.
Camminare è un'opportunità per disconnettersi e riconnettersi con il mondo intorno a noi. Quinto consiglio: comprate scarpe comode. Non servono scarpe costose, ma devono essere comode. I piedi sono importantissimi per camminare bene. Assolutamente. Scarpe scomode possono rovinare l'esperienza. E il sesto consiglio. Sesto consiglio: osservate tutto. Guardate le finestre delle case, i negozi, gli alberi, le persone. Ogni cosa ha una storia da raccontare. Io ho iniziato a notare i dettagli architettonici degli edifici. Milano ha palazzi bellissimi. Che bello, Lucas! Osservare con attenzione è un'arte. Settimo consiglio? Settimo consiglio: non abbiate paura di salutare le persone. Un semplice buongiorno può fare la differenza. Io ho conosciuto molte persone gentili semplicemente dicendo buongiorno durante le mie passeggiate. Gli italiani amano parlare e socializzare. Un saluto può trasformarsi in una bella conversazione. Ascoltatori, voi salutate le persone quando camminate? Ottavo consiglio: se potete, camminate in un parco o in un'area verde. Gli alberi e la natura hanno un effetto calmante. Io cerco sempre di passare almeno 10 minuti nel parco durante la mia camminata. La natura fa bene all'anima. Anche solo vedere alberi e fiori migliora l'umore. Lucas, hai altri consigli? Sì, l'ultimo. Nono consiglio: non siate troppo rigidi con voi stessi. Se un giorno non potete camminare, non è un problema. L'importante è riprendere il giorno dopo. L'abitudine si costruisce con pazienza e gentilezza verso se stessi. Questo è un consiglio prezioso. La perfezione non esiste. L'importante è continuare anche con piccoli passi. Lucas, dimmi una cosa. Cosa hai imparato da queste 3 settimane di camminate quotidiane? Ho imparato che la felicità è nelle piccole cose. Un cornetto caldo, un sorriso di uno sconosciuto, un raggio di sole tra le nuvole, un uccellino che canta. Prima correvo sempre, ero sempre di fretta. Ora cammino con calma e vedo la bellezza che mi circonda. Che bella riflessione, Lucas. La vita moderna ci fa correre troppo. Camminare ci insegna a rallentare e apprezzare il momento presente. Esattamente! E ho anche imparato che il mio corpo ha bisogno di movimento. Stare seduto tutto il giorno in ufficio non è naturale. Il nostro corpo è fatto per muoversi, camminare, esplorare. Hai ragione. I nostri antenati camminavano molte ore al giorno. Noi invece stiamo seduti troppo tempo. Ascoltatori, quante ore al giorno state seduti? Pensateci. Un'altra cosa importante che ho imparato è che Milano è una città meravigliosa. Prima pensavo che fosse solo grigia e caotica, ma camminando ho scoperto angoli tranquilli, giardini nascosti, arte di strada, piccoli negozi affascinanti. Ogni città ha la sua bellezza, bisogna solo prendersi il tempo per trovarla. Lucas, hai notato cambiamenti nel tuo umore? Sì, moltissimi. Prima ero spesso stressato e nervoso. Ora sono più calmo e positivo. La camminata del mattino mi prepara bene per la giornata. Arrivo in ufficio rilassato e pieno di energia. L'esercizio fisico produce endorfine, gli ormoni della felicità. È scientificamente provato che camminare migliora l'umore. E ho anche dormito meglio. Prima avevo problemi di insonnia. Ora mi addormento facilmente e dormo tutta la notte. Il mio corpo è stanco nel modo giusto. Il sonno è fondamentale per la salute. Camminare durante il giorno aiuta a dormire meglio la notte. Ascoltatori, voi dormite bene? Forse una passeggiata quotidiana potrebbe aiutarvi. Mia, sai cosa voglio fare la prossima settimana? Dimmi, Luca.
Voglio esplorare un quartiere che non conosco affatto. Prenderò la metropolitana, scenderò in una fermata a caso e camminerò per scoprire quella zona. Sarà come essere un turista nella mia città. Che idea fantastica! Essere turisti nella propria città è un'esperienza bellissima. Si vedono le cose con occhi nuovi. E voglio anche iniziare a camminare alcune volte la sera, dopo cena. Roberto mi ha detto che Milano di sera ha un'atmosfera magica, con le luci che illuminano i palazzi storici. La sera è un momento speciale per camminare. Tutto è più tranquillo e le luci creano un'atmosfera romantica. Ascoltatori, preferite camminare al mattino o alla sera? Mia, voglio dire una cosa importante a tutti gli ascoltatori. Ti ascoltiamo, Lucas. Cosa vuoi dire? Se state pensando di iniziare a camminare ogni giorno, fatelo. Non aspettate il lunedì, non aspettate il prossimo mese, non aspettate la primavera. Iniziate oggi, adesso. Anche solo 10 minuti. Il vostro corpo e la vostra mente vi ringrazieranno. Bellissimo messaggio. Lucas, il momento migliore per iniziare è sempre adesso. Ascoltatori, chi di voi inizierà a camminare oggi? Scrivetelo nei commenti e fateci sapere come va. E ricordate, non dovete essere atleti, non dovete correre maratone. Basta camminare un passo dopo l'altro. È semplice, è gratis e può cambiare la vostra vita come ha cambiato la mia. Grazie Lucas per questa conversazione meravigliosa. Hai davvero ispirato tutti noi oggi. Grazie a te, Mia. E grazie a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Spero che la mia storia vi sia piaciuta e vi abbia motivato. Ascoltatori, questa è la fine dell'episodio di oggi. Ma prima di salutarci voglio farvi alcune domande. Scrivete le risposte nei commenti. Sì, prima domanda. Avete mai scoperto un posto nuovo nella vostra città? Seconda domanda. Qual è il vostro momento preferito della giornata per camminare? Terza domanda. Cosa vi piace osservare quando camminate? E ultima domanda. Inizierete a camminare ogni giorno dopo aver ascoltato questa storia? Non dimenticate di lasciare un mi piace se l'episodio vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Continuate a praticare il vostro italiano con noi. Ogni episodio è un'opportunità per imparare nuove parole e espressioni in modo naturale. Camminare e imparare l'italiano. 2 abitudini fantastiche per migliorare la vostra vita. Ci vediamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. E ricordate, un viaggio di 1000 chilometri inizia sempre e con un singolo o messo. Buona camminata a tutti e buono studio dell'italiano. Ciao! Ciao a tutti, a presto!